Il finale non esiste. Mi rendo conto che il titolo è un po' provocatorio, però ha le sue buone ragioni. Allora, noi siamo abituati a suddividere il movimento in tre parti fondamentalmente: la preparazione, l'impatto e il finale, come se queste tre parti fossero indipendenti. In realtà, se vogliamo chiamarlo swing, cioè il movimento da quando la racchetta comincia la sua accelerazione in avanti, è un movimento unico nella sua traiettoria. Vediamo ad esempio le traiettorie dei vari giocatori. Qua abbiamo Federer, vedete, impatta la palla, la racchetta va avanti e poi finisce il suo colpo. Qui c'è Alcaraz, vedete la traiettoria della racchetta dall'inizio del movimento in avanti segue un certo percorso. Qua abbiamo Nadal, guardate come impatta Nadal la palla bene davanti al corpo, il peso del corpo in avanti. In quest'altra situazione la traiettoria è condizionata dalla palla, perché come vedete Nadal impatta leggermente col peso del corpo indietro, quindi vedete l'avambraccio come sale e il movimento che lui fa di recupero del braccio lo fa una volta che ha colpito la palla. Quando noi ascoltiamo alcuni messaggi tipo finisci con il braccio più in alto, sembra quasi che nel momento in cui io ho colpito la palla poi possa cambiare questa traiettoria e andare con il braccio verso l'alto. La palla rimane 5 millesimi di secondo sulla racchetta. Se quando io colpisco la palla vado su col braccio dopo che l'ho colpita, non serve più a niente. Nel senso, io quando colpisco la palla devo proseguire la mia corsa naturale della racchetta. Come abbiamo visto in questi video, la traiettoria della racchetta non cambia, perché alcuni potrebbero dire sì, però quando io alzo la racchetta, quando io distendo di più il braccio, la mia palla va più lunga. Ci arriviamo anche su questo. Allora, consideriamo questa la traiettoria iniziale dell'accelerazione della racchetta e questa la parte finale. Allora, come abbiamo visto nei video, c'è come una linea che non si deforma durante tutta l'esecuzione del colpo. Facciamo finta che questo sia l'impatto con la palla. Non è che quando arrivo all'impatto con la palla il braccio fa così, va verso l'alto, oppure magari sono così col braccio e faccio così dopo. C'è un continuo. Allora, se io parto con il braccio più basso, automaticamente il mio finale di movimento sarà più in alto. Se io parto con il braccio più in alto, quando vado a colpire la palla, perché magari sono a metà campo e devo giocare una palla che scende, automaticamente il mio finale di colpo sarà più in basso. Quindi se io ho questa raffigurazione del movimento, riesco anche, cambiando la parte finale del colpo, a migliorare quello che succede prima, non perché io sia interessato in particolar modo al finale del colpo, ma sono interessato a quello che succede prima dell'impatto con la palla. L'obiezione che facevo prima, se io distendo il braccio di più in avanti, la palla mi va più lunga. Sì, ma perché se io distendo il braccio in avanti, vuol dire che prima dell'impatto l'ho disteso di più. Cioè, se io ho un dritto, ad esempio, che fa questo, che mi attorciglio con la racchetta, sicuramente per fare un movimento col braccio più disteso dovrò cambiare anche quello che succede prima, quindi dovrò giocare così. Non posso fare questo e poi dopo far così, non ha senso, non funziona. Quindi il finale del colpo, inteso come movimento a sé stante, non ha logica, quindi non esiste proprio. Inteso come parte di un movimento si può considerare, ma non si può separare da quello che succede prima. Cioè il finale del colpo è sempre predeterminato